Un saluto festoso a tutti voi cari amici. Questo è il podcast Marathon dei Caduti e io sono Elvis. Non so perché ve lo dico ogni volta, penso che ormai lo sappiate. Dopo diversi video con doppi capitoli in cui abbiamo accelerato parecchio, ci dobbiamo concentrare sul 20°. Non lo avete riletto? E allora che ci fate qui? Muovetevi, non vorrete far fare solo a me il lavoro sporco. Partiamo! Kruppe, il nostro caro e amato Kruppe, incontra Murillo per consegnargli le maschere che lui e Rallick dovranno indossare alla festa di Lady Sintalli. L'omino grasso ci tiene a precisare che pure lui sarà presente al party mascherato. Murillo lo accusa di essere la spia più temuta e ricercata della città, l'Anguilla. In tutta risposta, Kruppe gli fa dimenticare l'accaduto tramite un incantesimo. Che forte! Anomander si trova al cospetto di Baruch, vuole partecipare alla festa di Lady Sintal perché si aspetta una convergenza di poteri, oltre alla possibilità di intervento degli agenti imperiali. Ecco perché il Tistandi ci tiene a esserci. Poi arriva, tramite Kruppe, un messaggio dell'Anguilla. Anch'essa ci sarà e soprattutto sarà disposta a collaborare. L'alchimista sospetta chiaramente che sta benedetta Anguilla sia proprio Kruppe. Subito dopo appare Mammoth, pieno di energie dopo la dormita, che afferma di aver scampato il pericolo del tiranno che si sta però risvegliando. Il violatore del cerchio è a guardia della porta della città e vede entrare l'aggiunto, la riconosce dalla descrizione che gli è stata fornita. Poi scambia il turno con un suo collega in modo da poter essere presente pure lui alla festa. Parlavamo dell'aggiunto. La donna trova alcuni arsori di ponti in una taverna mentre giocano a carte con il mazzo dei draghi. Arriva il sergente, allora Lorne gli chiede di fare rapporto in privato. Whisky Jack le spiega che, dolente e dispersa, che hanno minato tutta la città e che non sono riusciti a contattare la corporazione dei sicari. Perciò tenteranno di partecipare come guardie private al party che si terrà quella sera, a cui parteciperanno tutti i nobili del Rujistan, con lo scopo di farli fuori. L'aggiunto rivela che ha sulle tracce di dolente da ben 3 anni, perché non è una semplice recluta, bensì una spia molto pericolosa. Ah sì? Ma dai! Lorne si rende conto che la missione sta procedendo al meglio delle possibilità, perciò saluta il sergente, ha degli affari da sbrigare. Ricordiamo cosa ha rubato la signorina al tiranno Yagut, vero? Saliamo sulla torre del campanile di Krull, dove sono rintanati i 2 giovani, Apsara e Crocus. Il ladro ha deciso di aspettare che faccia buio per cercare Chalice e riuscire a parlarle. Serra sta per attaccarli, ma viene fermata per l'ennesima volta dal tizio misterioso, che in questa occasione le ordina chiaro e tondo di lasciar perdere Crocus. La saluta con ossequi da parte del principe. Interessante, eh? Qui capire chi sia il mandante non è immediato, ma se avete seguito con attenzione i miei video non dovreste avere problemi a riguardo. Serra quindi è costretta a abbandonare la pista del portatore della moneta. Spostiamoci sulle colline Gadrobi, fuori città, perché lì si sta muovendo qualcosa, o per meglio dire qualcuno. Rayest, il tiranno Yagut, si è risvegliato. Trasuda potere da tutti i pori, infatti la prima cosa che fa è uscire di lì, aprendo una voragine nella collina. La seconda cosa che fa è stuzzicare la dea dormiente della terra, Burn, con un cazzotto lancinante che la fa tremare come un terremoto. Ecco, già qui possiamo farci un'idea di quanto sia potente questo personaggio, e non è di certo nel pieno delle forze. Infatti avverte il Finnest in lontananza, cioè il ricettacolo del suo potere, ed è più che mai determinato a recuperarlo. Ora amici, uno dei momenti più epici di sempre. Dal cielo arrivano in picchiata i draghi.
Quello rosso è un Eleint, cioè un drago puro sangue. Il suo nome è Silana. I 4 draghi neri più piccoli sono Solteken. Infuria lo scontro fra i canali. Anzos Fellak dello Yagut, lo Starval Demelen e il Kurai Galen dei draghi. La battaglia è descritta magnificamente, spero l'abbiate riletta perché ne vale davvero la pena. Sta di fatto che Reyes sta alla peggio, il suo corpo rimane distrutto, ma a lui non importa granché. Può trovare un altro contenitore fisico per il suo incredibile e terribile potere. Il capitolo si conclude con il tiranno che si rialza, di nuovo pronto a dispensare morte e distruzione. Ikarium. A inizio capitolo viene accennato questo personaggio, con sangue Yagut nelle vene, che ha creato questo enorme e bellissimo orologio che segna il passaggio del tempo e delle ere. Prendete questo nome, Ikarium, il costruttore di macchine, e mettetelo in un cassetto. Ci tornerà utile più tardi. Ok, mi sento molto mucciaccia in questo momento. Ora concentriamoci sulla lettura, o per meglio dire il gioco con il mazzo dei draghi del violinista, e proviamo a dare un'interpretazione. Che ne dite? Il cavaliere dell'alta casa dell'oscurità è chiaramente Anomander Rake. Il fatto che sia il Jolly in questa partita può significare che si comporterà un po' come gli pare, agendo per i suoi personali interessi. La Vergine della Morte è dolente, resa inoffensiva perché la fune, Cotillon, è fuori dal quadro per quanto riguarda il tavolo da gioco, mentre nella realtà ha effettivamente smesso di possederla. Il Segugio fugge perché il cavaliere è vicino. Si fa riferimento all'uccisione dei segugi da parte di Rake e della fuga dei cagnacci rimanenti. Non solo i segugi, anche Trono d'Ombra esce dal gioco. Il Capitano della Luce si sta alzando e sta ballando all'ombra del cavaliere. Credo che questo si rifaccia a Paran che si fa beffe di Rake girovagando all'interno della sua spada. All'aggiunto arriva la carta del trono invertito. Non so bene come interpretarlo, datemi una mano nei commenti. L'unica cosa che mi viene in mente è collegata al successivo dialogo con Whiskey Jack, ovvero che Lorne è convinto di avere il comando sulla situazione da Rujistan, ma in realtà non è così. In verità il sergente la tiene in pugno. Non lo so, ci ho provato. Infine esce la carta del globo, visione e giudizio. Potrebbe essere una profezia su come troverà conclusione la convergenza ad Darushistan. Ecco, queste sono le mie ipotesi, sentitevi liberi di dirmi la vostra nei commenti. Chiudiamo con Reyes, che prima di farci vedere un poco della sua potenza devastante, ci racconta la sua storia. Inizialmente ha provato a sottomettere altri Yagut, ma questi gli sfuggiva. Allora ha tiranneggiato sugli Mas, diventando il loro dio. Dal testo si percepisce il divertimento di Reyes nel ricordare quei momenti. Che gran pezzo di me! La sua fine è arrivata solo dopo che altri della sua specie si sono organizzati tra loro e con gli Mas per abbatterlo. Ci sono riusciti, certo, ma il tiranno adesso è tornato ancora più forte e folle e arrabbiato, tanto che non bastano 5 draghi a fermarlo. Qualcosa mi dice che ci aspettano avvenimenti succosi da qui in poi. Oh, ma che bel capitolo questo! C'è qualcosa che non ho approfondito a sufficienza? Parliamone nei commenti. Forza, scrivete, creiamo una discussione utile a tutti. Ricordo che mi trovate su Twitch, dove ogni tanto facciamo una live in cui ci confrontiamo apertamente sui libri di Erickson. Poi sulla pagina Facebook. Mi raccomando, è il modo più diretto per informarvi sulle news e chiedere il vostro parere, quindi mettete mi piace. Iscrivetevi al canale e lasciatemi un like se il video vi è piaciuto. La settimana prossima abbiamo il capitolo 21. Ci vediamo lì. Ciao!